Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Salve Slow Smoker e bentornati nel nostro canale. Eccoci qui dopo un po' di tempo. Oggi fumeremo un sigaro particolare. Sì, è proprio vero, perché questa sera, dopo molto tempo, nuovamente insieme con Giulio, fumeremo il Quai d'Orsay numero 52. A tra poco, ciao! Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Rieccoci, dunque, iniziamo subito, senza indugio, a fare la prima analisi a crudo. Il sigaro sembra ben costruito e molto bello da vedere. Sì, bella capa, tirata bene, dorata, chiara, bel riempimento. Sì, la fascia al tatto è abbastanza grassa e oleosa. Sì. E come dice Giulio, anch'io ci vedo dei riflessi dorati molto belli che si sposano perfettamente con la nuova vaniglia di Quai d'Orsay, che è molto elegante. Il sigaro sembra proprio perfetto nel suo riempimento, non sento nodi. A questo punto proviamo a sentire quali sono le prime note a crudo. Devo dire, sono di difficile definizione, non sono il classico paglia, fieno, erba, io non sento questo. Sì, io ci sento una leggera nota ammoniacale, sicuramente c'è un profumo quasi di terra bagnata che si può sentire, però le note dolci mi vengono subito alla mente. Sai cosa potrebbe essere? Una nota dolce quasi del cioccolato bianco. Sì, è vero, una cosa comunque burrosa mi ricorda la mente. Sì, qualcosa, diciamo, non le solite note a crudo, quindi vedremo con la fumata se sarà qualcosa di particolare o meno. Ok, vediamo un po' come procederà il taglio e l'accensione. Prima di partire col taglio e l'accensione verifichiamo che lo stato di conservazione sia ottimale. Userò come sempre questo strumento Cigar Medic che ci dovrebbe dare l'umidità interna. L'umidità interna, una volta stabilita, indica 62%. Un consiglio, stando anche alle indicazioni di questo strumento, dice che un sigaro dai il 58-60% a salire, diciamo entro il 66-67, è perfettamente fumabile. Calcolate che l'umidor dove veniva conservato era intorno al 70%, ma sapete che non tutta la parte viene assorbita dal sigaro, quindi direi che è allo stato dell'arte, infatti è molto morbido e... Ammazza, che tecnologia che abbiamo, ragazzi. Sì. Adesso vi facciamo vedere come si taglia un sigaro. La facciamo in varie puntate, ci vedrete in vari formati. Cominciamo dalle cose più semplici. Allora, questo è il sigaro col quale cominciamo, il Quai d'Orsay numero 52.
E questo è il primo strumento, il più facile di tutti, la ghigliottina con il fondo. È uno strumento adatto a tutti, agli amatori, perché ha il fondo, appunto, quindi è impossibile sbagliare. E d'altro canto va benissimo anche per i professionisti. Qualche volta, se andate a qualche evento sigarofilo, trovate dei professionisti, dei cigar sommelier che servono e tagliano i sigari a tantissime persone, e quindi con questo strumento lo possono fare proprio senza pensare, tacchete, 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 e questo quindi ci giustifica il fatto che lo usiamo anche noi. Mentre io questa sera, a differenza di Giulio, userò un altro strumento basico che viene dato spesso in omaggio negli eventi. A Cuba ce n'erano molte che giravano sui tavoli durante il festival, cioè una ghigliottina sempre distribuita da Banos, sempre in plastica ma monolama. Qual è la differenza sostanziale da quella di Giulio e da quasi tutte le ghigliottine? Fateci caso se ne avete una, la lama della ghigliottina monolama è molto più sottile e affilata, sembra la lama di una taglierina, di un cutter. Anche la tecnica che si utilizza è diversa. Devo essere sincero, non è lo strumento che prediligo, ma volevamo farvi vedere due tagli diversi. Partiamo quindi dal taglio di Giulio. Allora, cominciamo col dire una cosa semplicissima e banale. Se qui c'è un fondo, una ragione c'è. Perché una delle prime domande che chi non ha familiarità col taglio del sigaro fa è: ma quanto bisogna tagliarlo un sigaro? Non bisogna tagliarlo così, non bisogna tagliarlo così, non bisogna tagliarlo così. Non è un sigaro da ammezzare, un sigaro premium. Questo vi dà un'idea della profondità di un taglio che quindi dovrete poi replicare anche con una ghigliottina senza fondo. La ghigliottina a doppia lama senza fondo funziona uguale, semplicemente non ha il fondo e quindi il sigaro dovete poi metterlo voi all'altezza giusta. Questo vi dà un'idea, semplicissimo. Si apre la ghigliottina, si prende il sigaro, al massimo si può inumidire un pochino se non lo è, ma questo è già umido, e a questo punto banalmente, anche senza pensare, come dicevo, tacchete, tagliate. Ecco qua il risultato, un sigaro tagliato poco ma sufficientemente per tirare, e soprattutto questo è quello che dovrete avere sempre. Questo è il gorro, quindi è proprio in spagnolo vuol dire il cappello, è proprio come un anello di tabacco, come fosse veramente un cappuccio sottilissimo, pochi millimetri, e questo è il risultato da ottenere comunque con qualunque strumento da taglio. Poi se useremo il puncher la cosa è diversa. A questo punto provate se tira perfettamente. Questo è un taglio corretto per un sigaro pareco, poi vedremo casomai per i sigari figurato e doble sfigurato. Tocca a me. Con questo tipo di ghigliottina esistono sostanzialmente due tecniche. Una, quella più simile a quella usata da Giulio, è un taglio netto. Però qual è il rischio? Soprattutto con un ceppo grueso di questo tipo, questo ha un diametro di 52, ma lo vedremo dopo, che essendo molto grande in proporzione e facendo forza con una sola lama, c'è il rischio che la parte in plastica dove non c'è la lama schiacci e deformi il sigaro spaccando la foglia esterna. Quindi è una tecnica che io uso solo per i sigari con un diametro più fino, quindi un Corona al massimo, mentre in questo caso andrebbe usato come una sorta di compasso. Come ha detto Giulio, la fogliolina, la parte da tagliare è proprio solo questa. Molti addirittura esagerano dicendo che se ben costruito dovrebbe saltare via così col dito. Non è questo il caso. Proverò quindi a effettuare un taglio a compasso. Se tutto va bene dovrebbe rimanere una specie di ciuffetto del sigaro, quindi la foglia di capa non sarà perfettamente aderente fino alla fine, fino alla curva. Vediamo cosa succede. Anche io inumidisco il sigaro. È un taglio che richiede un po' più di attenzione rispetto alla ghigliottina col fondo. Io in questo momento applico una leggera pressione e inizio a girare il sigaro. Una volta che ho compiuto tutta la rotazione, provo a operare un taglio un po' più netto. Ed ecco qui. Questa ghigliottina, a differenza di quella a lama doppia, offre una precisione minore. Infatti la fogliolina è venuta via, il sigaro è tagliato bene, non si è alzata la foglia,
però è leggermente meno preciso. Questo vi deve far capire che di queste ghigliottine ne avrete a bizzeffe se siete dei fumatori e andate agli eventi. Come detto, il mio consiglio è usatela solo con sigari con un diametro inferiore ai 42 al massimo, direi. Chi ve lo fa fare, ragazzi? Con questa ghigliottina qui, prima di tutto a doppia lama è più facile. Col fondo, Com'era il rumore? Tacchete, tacchete, tacchete. certo, non è una ghigliottina che si può utilizzare in una competizione. Vi ricordo che il taglio e l'accensione sono una prova della Banus World Challenge, quindi dovrete essere bravi a farlo. È una prova dove non si guadagnano punti, ma si possono perdere e molti, sembra banale, li perdono. Quindi fate attenzione, allenatevi con questa e poi passate a quella senza fondo. La prossima volta vedremo altri tipi di taglio. Bentornati, è magicamente comparsa una bottiglia e 2 calici, quindi, magicamente fino a un certo punto l'ha messa Giulio, ma che Noblesse cos'è oblige. Giulio? Cosa... È uno champagne, oggi facciamo un abbinamento proprio che più classico non si può, del resto il Quai d'Orsay è un sigaro che i francesi hanno commissionato proprio ai cubani per essere abbinato con i loro prodotti di eccellenza, in particolare proprio con gli champagne, col foie gras, con i loro prodotti, insomma. Quindi oggi noi per il lancio di questo nuovo Quai d'Orsay andiamo proprio su uno champagne. Non facciamo un abbinamento eccezionale con gli champagne, ma sapete che noi siamo così, siamo per la proporzionalità e la reperibilità. È uno champagne di buon livello, è un Blanc de Blanc, quindi da puro Chardonnay, proprio per aumentare ancora la nota di delicatezza che secondo noi con un sigaro è perfetto. È un Grand Cru della Côte de Blanc e quindi lo proviamo e vediamo se la bollicina solletica il fumo. Lo scopriremo fra poco, ma prima effettuiamo l'accensione. Bene, siamo di nuovo qui e anche per l'accensione abbiamo scelto di usare 2 tecniche diverse, 2 strumenti diversi. Io, per rimanere in tema Francia, quindi champagne, Quai d'Orsay, userò un accendino a fiamma morbida dell'Esté du Pont, quindi un'accensione che richiede un po' più di tempo, magari un po' più complessa, ma che se eseguita correttamente può dare grandi soddisfazioni. Che però magari ti fa guadagnare una Legion d'onore da Macron. Sì, esatto, siamo in tema Francia. Te Giulio invece che cosa usi? Io invece, visto che ho cominciato con le cose più facili, con il taglio con la ghigliottina a doppia lama col fondo, continuo con una fiamma rigida, ok? Io direi di farli in contemporanea, così guadagniamo un po' di tempo. Dallo schermo si può vedere, io sposto anche un po' il bicchiere. Diciamo le cose comuni, Aurelio. Inclinazione del sigaro a 45 gradi, il sigaro non va mai abbrustolito, dovete cercare di accendere la corona esterna e non il sigaro centralmente. Poi quando avete acceso la corona esterna potete darci anche un pochino dentro, ma mi raccomando non abbrustolite il sigaro, ok? Stessa cosa vale per questo, non ci dovrebbe essere tanta aria e quindi la fiamma dovrebbe essere abbastanza sotto controllo. L'accensione richiede che la parte accesa correttamente sia la corona esterna, la parte centrale si andrà ad accendere pian piano da sola con i primissimi puff. Potete accompagnarvi con dei movimenti gentili e lenti e direi anche eleganti di questo tipo per far prendere aria al piede del sigaro e completare l'accensione correttamente. Una lieve spennellata e non una scossa come se vi stesse liberando di un ragno, ma molto delicata per accendere. E soprattutto, se mai vi capiterà di fare un qualunque tipo di concorso, mai soffiare sul sigaro. Altra cosa, l'accensione è un'altra prova della Banus World Challenge in cui non è che si dovrebbero guadagnare punti, ma bisognerebbe cercare di non perderli e tanti li perdono. Parli facile te, hai mandato me sul palco a fare l'accensione. E lo rifarò. Beh, no, non credo che avremo altre occasioni. Va bene, come avete visto Giulio ci ha messo niente ad accenderlo. È più Io un po' di facile più. anche questo, come vi dicevo prima. Ghigliottina a doppia lama con fondo e fiamma rigida è la cosa più facile che potete fare. La fiamma rigida qual è il difetto che ha rispetto a una fiamma morbida? Che ha una temperatura di impatto più violenta, quindi i puristi dicono
che il sigaro viene risvegliato un po' con uno sberlone piuttosto che con un bacio delicato. Però se voi mettete la giusta distanza tra accendino e fiamma, vi ripeto, non la dovete abbrustolire, a questo punto riuscite a sopperire all'inconveniente. Io intanto, come sempre, inizio col primo puff che farò al contrario. Questo per togliere le pochissime note di carbonizzazione, molto poche, soprattutto grazie all'accensione con fiamma morbida. E io adesso, Giulio, ti anticipo andando a fare il primo puff e vediamo che cosa Va bene. succede. Intanto posso anticipare che il fumo che sta uscendo dal piede del sigaro è buonissimo. E io completo anch'io con una fiamma morbida perché voglio anch'io la lode di Macron, quindi anch'io con un Dupont. Molto delicato, chiaramente. Una cosa che vi consiglio è che usiate la fiamma morbida o che usate la fiamma rigida, non caricatela al massimo, lasciatela a un'altezza che sia limitata, proprio per evitare la scottatura. A fra poco. Ci siamo dilungati un po' su questa cosa del taglio e dell'accensione perché vogliamo di volta in volta farvi vedere diverse tecniche e quali possono essere i pro e i contro e magari con quale tipologia di sigari applicare una tecnica o uno strumento piuttosto che un altro. E li monteremo tutti assieme in un video in sequenza, taglio e accensione, così ve li vedete tutti con tutti gli strumenti, quindi già vi mettiamo allerta. Ma parliamo di questo sigaro, magari nel frattempo io inizio anche ad aprire la bottiglia, che dici? Come no? Vai. Diciamo intanto le caratteristiche tecniche e le misure del sigaro. Come suggerisce il nome, cioè numero 52, 52 indica il diametro, quindi sono 52 64esimi di pollice, mentre la lunghezza, come abbiamo anticipato, è 156. Le stesse misure di un piramide, però mantenendo una forma di tipo parejo e non figurado. Quindi un sigaro generoso, grande, diciamo che segue un po' la moda moderna dei sigari importanti in termini di grandezza, ma che già dai primissimi puff, non voglio anticipare molto, mi sta regalando delle belle emozioni. Sì, io posso aggiungere una parola iniziale che è equilibrio. Un sigaro che è partito molto equilibrato, leggero, del resto Quai d'Orsay è una marca leggera, quindi all'inizio della fumata uno si aspetta, diciamo, il massimo della leggerezza, io devo dire che l'ho trovato. Ottimo tiraggio, a me sta tirando perfettamente e quindi devo dire non sento ancora una grande espressione aromatica, ma sono proprio i primissimi puff. Però sto sentendo delicatezza ed equilibrio tra quei 2-3 aromi che comincio a percepire. Aurelio apre lo champagne. Là. Dai che dico. Très bien. Un botto discreto. Non si dovrebbe fare, ma pazienza, no, glielo faccio fare. Questa volta gliel'ho fatta aprire io perché faccio peggio. Potevamo sciabolarla, Potevamo fare sciabolarla. danni per tutta la casa. Allora, direi Vai tu. che per non gocciolare rimango qua sul secchiello. Allora, Passa. vengo io. Non abbiamo preso un adeguato. Che bello. Un bel perlage. Direi un giallo paglierino con riflessi verdi, così facciamo anche l'angolo della sommelierie. Ma diciamo che secondo me ci dovremmo essere. Oh, Salute. cin cin. Dici bene tu, abbinamento facile, ma in verità è buono. È proprio buono. Ragazzi, come avrete ben capito, noi non siamo per fare i fenomeni, ci piacciono gli abbinamenti anche un po' originali, del resto noi ne abbiamo portato uno a Lavana, non diciamo dei più banali, però non bisogna appunto inventarsi nulla, questo è un abbinamento classico, possiamo definirlo nell'ambito della sommellerie un abbinamento per tradizione. Questa è una tradizione
relativamente recente, quella del Quai d'Orsay, perché è commercializzato nel 1974, peraltro il mio anno di nascita, quindi mi abbino anche alla fumata di stasera. alla fumata per stasera, sono abbinato anch'io, e quindi non sono tanti anni perché sono giovane come il Quai d'Orsay, ma come vi dicevo prima nasce proprio per essere abbinato ai prodotti francesi, è pensato così e fa piacere vedere che dopo oltre 40 anni, anzi quasi 50 possiamo dire, un nuovo nato della famiglia di Quai d'Orsay, pur con tutti i rinnovamenti del caso, continua a essere fedele all'idea originale e quindi continua ad abbinarsi perfettamente a uno champagne, cosa non banale perché molti di voi sapranno che le marche classiche di Habanos certe volte hanno subito anche degli stravolgimenti, diciamo, più effettivi piuttosto che dichiarati, no? Perché le marche di Habanos alla fine non hanno subito dei grandi cambiamenti nel dichiarato, nella forza, piuttosto che nel territorio aromatico, però in realtà sappiamo benissimo tutti che questo qualche volta è accaduto. In questo caso invece ci troviamo veramente perfetti a quella che era l'idea originale di un Quai d'Orsay, per sposarsi perfettamente con un nono champagne. Noi abbiamo cercato di metterci del nostro, come vi dicevo prima, con un Blanc de Blanc, quindi di andare proprio ancora più sulla delicatezza dello Chardonnay, su un monovitigno, e secondo me funziona. Decisamente sì, decisamente sì. Vediamo fra poco le prime impressioni del sigaro. Rieccoci, prime impressioni, primissimi puff per Giulio, qualche Vado io. puff in più per me. Quali sono le note che stiamo ravvisando all'inizio del sigaro? Beh, intanto io ci sento come gusto, come sapore, una dolcezza molto rotonda e molto piacevole. Sì, dolcezza leggera, a me ricorda, per dirla un po' con un'espressione un po' femminile da bar, un cappuccino bianco, di quelli con poco caffè, tanto latte e poco zucchero, quindi una dolcezza molto sottile e anche una rotondità dato quasi appunto dal latte. Sì, è vero, questa cremosità del sigaro, addirittura arrivo a dire, ho avuto un'impressione di marzapane in bocca, cioè una gamma aromatica che dà proprio sul dolce, sia a livello di sapore ma anche di aromi al naso e nel palato, che è molto molto piacevole e che ben si sposa con la dolcezza ma anche acidità di questo champagne, che dona un po' più di frizzantezza a questa cremosità invece del sigaro. Un sodalizio direi ideale per ora. Sì, un'acidità, come dire, appunto, che taglia, pulisce e che dà forse appunto un po' di verve a questo sigaro, no? A me adesso è arrivata anche una boccata di legno, un po' insolita, quindi ogni tanto un cappolino sta già, dopo pochi puff, sta aumentando un po' la complessità. Vediamo fra poco come si evolverà il secondo e poi la parte finale del sigaro. E dopo qualche calice di champagne e qualche puff con il sigaro, come sempre Stai vincendo, ma io sto sono più vincendo. lento. Possiamo fare una prima analisi. Nel mil caso io sono appunto nel pieno del secondo terzo, della metà del sigaro. Confermo che tutta la dolcezza che si sente da subito, persino col sigaro spento a crudo, e questi aromi molto cremosi, addirittura appunto, come ho detto prima, di marzapane, di pan di Spagna, insomma, di dolciumi in generale, è molto piacevole. La linearità purtroppo è un po' marcata, nel senso che non c'è una grandiosa evoluzione aromatica, sta aumentando un po' la forza, un po' la ruvidità, si sente una piccola nota legnosa, rimane comunque nel complesso un sigaro interessante. Non so te Giulio, ma... Sono d'accordo con te, un sigaro dolce, buono, diciamo anzitutto tiraggio e combustione perfetti. Ho visto il tuo, anche tu non hai praticamente fatto quasi correzioni, tira splendidamente, Nessuna correzione. a livello meccanico è perfetto. Sono della stessa opinione, cioè un sigaro che
è buono ma non ha una grande evoluzione. È passato, diciamo, da note magari un pochino più dolci, come dicevo prima, un po' di cappuccino bianco, a qualche nota di legno in più, questo sì, si è comunque rafforzato, ma è passato secondo me da molto leggero comunque a leggero, e con lo champagne ci sta benissimo, perché questo champagne offre un po' più di corpo, offre quell'acidità che manca al sigaro, non è un sigaro acido, è un sigaro dolce, e quindi c'è un perfetto bilanciamento. Vediamo se nell'ultimo terzo spara qualche nota in più. Tu sai, Aurelio, tra l'altro, quanto costa questo sigaro? Perché noi abbiamo il mercato nero, come sempre. Non lo so, perché questo sigaro arriva dalla Francia, non entro in maggiori dettagli, ma non ho ben presente il costo, però possiamo provare a ipotizzare. Un formato del genere potrebbe costare Coi prezzi di oggi? Fai coi prezzi di oggi, dai, vediamo se probabilmente la stessa cifra. sui 25 euro, Io sarei stato più basso. un po' più basso, tipo Io sui sarei- 20? Sì, io sarei stato forse addirittura sui 20 scarsi, 17, 18, qualcosa così, ma magari sono un illuso. Ma diciamo che fin tra i 15 e i 20 euro sarebbe un ottimo acquisto, perché comunque un sigaro corposo con tanto tabacco, una fumata lunga di oltre un'ora, buono, di un brand che molti lo definiscono il nuovo Trinidad, il nuovo Cohiba, cioè un ottimo sostituto dei ben più costosi Trinidad e Cohiba. Sono d'accordo, molte referenze sono molto buone. Noi abbiamo fumato alcuni sigari, abbiamo fatto già 2 video con Quai d'Orsay, uno con il Clemenceau, quindi un'edizione regionale per la Francia, e l'altro con il Senadores, quindi un'edizione limitata. Tra l'altro nei commenti troverete i link a questi altri 2 video. In quei video ci siamo soffermati anche a raccontare un po' la storia di Quai d'Orsay, l'evoluzione del marchio, il rinnovamento che c'è stato sia da un aspetto, sotto un aspetto di grafica e di design, ma anche di gamma aromatica. Rimane il fatto che la sua forza della marca è leggera, quindi un sigaro delicato, non vi dovete aspettare. Ecco perché una bevanda così delicata come uno champagne, ma andrebbe bene anche l'acqua o un tè, sono molto appropriati. Non è un sigaro da dopo cena o dopo pranzo pesante, non è da abbinare a un distillato, a mio avviso, o a un caffè molto corposo. Ecco, direi che una serata rilassante con 2 chiacchiere e un sigaro così ben costruito sarebbero l'ideale. Io sono in generale per le bollicine con i sigari. Adesso l'abbinamento col distillato è un grande classico, piace anche a me, ma io credo che 7-8 volte su 10 il distillato va a coprire il sigaro, quasi qualunque sigaro sia. Poi de gustibus, no? Io non ho fumato il Clemenceau, questo sigaro a me piace, però dovessi scegliere tra questo e un Senadores, io preferirei Senadores. È vero, forse perché come tutte le edizioni limitate un po' contravviene la regola. Mi verrebbe un po' provocatoriamente anche da dire che probabilmente quel Quai d'Orsay non viene fatto dove tipicamente vengono fatti i Quai d'Orsay. La Ligada è sicuramente differente, il Senadores è molto più corposo, ha una ruvidità diversa, non segue proprio il profilo aromatico e il territorio del sabor tipico di Quai d'Orsay. Il Clemenceau l'ho trovato più elegante sia per il formato che per la gamma aromatica, però è comunque un'edizione limitata per la Francia, quindi non tutti possono accederci, mentre questo sarà un prodotto disponibile per tutti, quindi sarà più facile da trovare. Allora sì, andiamo a vedere come si conclude. Per ora posso dire che è un buon sigaro, non con una grande evoluzione. Ve ne dico un'altra, però qui io vado nel mio gusto personale, quindi assolutamente discutibile. Io questo lo vedo molto come un sigaro open air, quindi sempre per rimanere in Francia, quindi da impressionisti, no? Per dipingere all'aria aperta, fossi Monet, preferirei un sigaro come questo piuttosto che un'altra linea creata appositamente per quello, tipo la linea Open di Montecristo, dovessi scegliere. Però queste sono opinioni mie. Sperando che non passi una legge che non ci permetterebbe di fumare più all'aperto. Sì, dicevo, pensavo che dicessi
sperando che passi una legge che non ti permette di dipingere. I risultati sarebbero Questo pessimi. dico verrebbe a tutti, va bene. Comunque, Va bene. vediamo il finale. Cheers. Bene, ci avviamo verso la fine sia del sigaro sia dello champagne, purtroppo non ce n'è praticamente più. La serata si è conclusa quasi in modo molto rilassante, abbiamo chiacchierato lungamente con Giulio di nuove iniziative, di nuovi video che faremo, di nuove fumate, di nuovi viaggi, insomma di nuovi eventi in arrivo. Vi arriverà un reportage se vi interessa il porto. Sì, Magari ve lo faccio anche sul Barolo, e qui abbiamo una doppia anima sigarofila. Magari andiamo al Vinitaly, anzi io ci vado sicuro adesso. molto probabilmente Stiamo anche io. spingendo, vi faremo magari una diretta dal Vinitaly, perché no? Sì, potrebbe essere un'idea. Saremo anche alla Misigar, all'Encuentro Amigos de Partagas a Matelica. Insomma, c'è un po' di carne al fuoco, ma probabilmente ci sarà tempo per fare altri video con degustazioni di altri sigari. Se ci volete conoscere, sapete dove potete trovarci, a noi fa piacere, ci fumiamo un sigaro, beviamo, facciamo due chiacchiere, perché noi ci dilunghiamo un po' nei video, perché avete visto come siamo, la prendiamo con una chiacchierata. Non sono video boom 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 da TikToker, quindi... No, decisamente no. Comunque, Finiamo. le ultime due parole sul sigaro. Io, come ho già detto, forse si sarà capito dalle impressioni che ho dato prima, il sigaro è buono, ma non ha un'evoluzione straordinaria, non è un sigaro stupefacente, nel senso che non mi stupisce con nuovi aromi che si affacciano, ma sostanzialmente sono l'evoluzione di quelli che si sentono fin dal principio, fin da crudo. Quindi il sigaro è estremamente fedele, così come vi sembra crudo, così vi sembra dopo i primi puff e così fino alla fine. Non ci sono particolari accumuli, non c'è una forza esagerata, rimane su un tenore leggero, esattamente come mi aspettavo da questa marca e da una linea di produzione regolare che sarà, speriamo, presto anche in Italia. Quindi questo primo sigaro di Quai d'Orsay fumato per il nostro canale, il primo della linea regolare, non mi ha stupito, ma mi è piaciuto molto. È un sigaro di qualità molto alta. Sono concorde, un sigaro buono, sigaro con un'evoluzione diciamo non molto pronunciato, si rafforza un pochino ma non molto, ed è un sigaro diciamo così veramente open air. In quest'ultimo terzo non posso aggiungere niente rispetto al secondo, quindi diciamo è già detto tutto, un po' più di forza, sì, però dipenderà molto da quello che è il prezzo che non conosciamo. Mi sbilancio così con i nuovi prezzi attuali, per cui i sigari cubani ormai sono estremamente cari, direi che tra i 15 e i 20 euro lo potrei consigliare. Se va sopra forse si può andare su qualcosa di un po' più classico e probabilmente forse è meglio, però vale sempre il principio che tutti i sigari vanno provati, quindi prima investite quello che dovete investire, createvi una vostra opinione, perché il gusto personale è gusto personale, e poi valutate voi. Noi vi consigliamo questo tipo di abbinamento con uno champagne, potete spingervi anche a uno champagne normale, quindi un classico blend che comprenda il Pinot Noir, anche potete metterci anche tranquillamente un Blanc de Noir. Magari ci andrei un po' più cauto a metterci un superalcolico su un sigaro come questo, in generale. Decisamente. Ecco, io ce lo vedrei molto bene con un tè verde, come tipo di aromaticità e leggerezza. Però, detto questo, provate anche voi questo sigaro appena ne avrete la possibilità e fateci sapere cosa ne pensate. Detto questo, Giulio, non ci rimane altro che salutarvi, rinnovarvi l'invito a sottoscrivere il nostro canale, mettere mi piace se vi è piaciuto questo video e premere sulla campanella che vi notifica l'uscita dei nuovi video. Nei commenti trovate i riferimenti agli altri 2 video che abbiamo rilasciato sul canale di Quai d'Orsay, che comunque trovate nella playlist dove teniamo tutti i sigari. Probabilmente il prossimo appuntamento con Giulio sarà per fumare un sigaro più importante, un super magnum, un sigaro
che difficilmente si vedrà in commercio anche in Italia, che fa parte di una collezione Habanos, di quella che escono negli humidor a forma di libro per intenderci. Stiamo solo cercando di organizzarci con i tempi e capire quando potremo fumare un sigaro così impegnativo e di trovare anche il giusto abbinamento. Sfruttiamo un po' tutti i nostri viaggi a Cuba, io l'ho fatto a giugno, qualcosa l'ho portata, Aurelio è andato adesso al Festival Habanos, quindi voglio dire, Qualcosina ce l'abbiamo da qualcosa ce fumare. l'abbiamo, Va dai, bene. via. Ciao Bene, a tutti. ciao a tutti. Ciao.